la maggioranza vince. Questo è quello che dicevamo da bambini nel paese in cui sono nato. Ci trovavamo tanti bambini insieme e per stare insieme chiaramente sceglievamo quale gioco fare e la maggioranza vinceva. Perché dai, chi è che vuole essere lasciato fuori dal gruppo? Chi è che non si vuol sentire incluso in un gruppo? E crescendo molti dei miei coetanei, ma sono sicuro molto anche delle persone che conosci tu, hanno continuato con questo tipo di atteggiamento, hanno portato con sé questo tipo di credenza, cioè che la maggioranza abbia ragione. Quindi se la stragrande maggioranza si comporta in un certo modo, allora quello è il modo giusto. E purtroppo, ahimè, niente di più lontano dalla verità, specialmente in questo momento in cui vediamo che pochissime persone riflettono, pensano, costruiscono la loro vita basandosi su cose che realmente sanno, ma lasciano agli altri, a chi di dovere, prendere le decisioni per loro, e quindi lo fanno per la salute, per il fitness, per la famiglia, per la casa, per qualsiasi altro tipo di attività gli venga detto che è figa. Moltissime, anzi vorrei dire la praticamente totalità delle persone che seguono le mode sono esattamente così, cioè pensano che la maggioranza abbia ragione, quindi per cui danno ragione alla moda e cambiano i loro vestiti, cambiano i loro atteggiamenti, cambiano le loro idee, cambiano il loro punto di vista in funzione del detto la maggioranza vince. Ma non vince proprio niente, perché la maggioranza è fatta da falliti, cioè persone che non vincono, perché in realtà i vincitori sono molto pochi e sono persone molto preparate che hanno fatto tanti sacrifici. Per sapere, la maggioranza non ama fare sacrifici, la maggioranza non ha intenzione di approfondire, riflettere, contemplare, la maggioranza non ha voglia di fare fatica per ottenere dei risultati. E quindi quando tu sostieni che la maggioranza vince, stai sostenendo che la mediocrità è la cosa migliore per questo pianeta. Poi mi dovrei riagganciare anche al discorso della democrazia, che chiaramente non esiste assolutamente, e grande errore che è stato fatto. Le persone hanno creduto ai politici quando mettevano insieme il concetto di libertà e democrazia, senza prendere in considerazione la responsabilità personale, altra grande cosa che praticamente nessuno vuole. Quindi la maggioranza non vuole la responsabilità personale, ed è soltanto attraverso la responsabilità personale che conosci te stesso e che ottieni dei risultati. E allora, se sei uno che sta ascoltando fino a qui questo video, sappi che non sei normale, perché i dati parlano chiaro, non sono tante le persone che mi seguono, che mi hanno trovato e che si approcciano a questi temi con interesse, e dovresti smettere di pensare, se lo pensi, che la maggioranza vince, perché devi tenere presente come unico punto di riferimento tu. Tieni in mano il tuo timone, ricordati qual è la rotta e porta la tua barca sull'isola che hai scelto tu, non su quella che ti hanno detto essere più bella, più economica, con più donne o più quello che ti hanno raccontato. Scegli tu qual è il prossimo passo, lascia stare la maggioranza, ok? La maggioranza seguirà. Buona giornata.